Bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi, benvenuti. Io sono Elisa e come ogni lunedì anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime. Vi ricordo inoltre che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare, diffondere consapevolezza, ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie. Visualizza questo. Sei in macchina, da sola, e stai guidando su una strada poco trafficata. Ad un certo punto vedi sul ciglio della strada un ragazzo da solo con indosso un saio da frate, ma ha un aspetto trasandato e sporco e sembra stanco. C'è qualcosa che ti colpisce, non sai neanche tu bene che cosa sia, ma istintivamente ti fermi e gli dai un passaggio. Lui sale in macchina e ti ringrazia con educazione e ti accorgi così di quanto sia giovane quel ragazzo. Durante il tragitto provi a fargli qualche domanda, gli chiedi dove sia diretto, ma lui è gentile, ma parla pochissimo. Risponde a queste domande con frasi vaghe, non entra mai nei dettagli, ti dice solo che sta andando molto lontano. Quando lo lasci dove ti chiede di scendere, ti ringrazia di nuovo e se ne va. Ma quel ragazzo non ti esce dalla testa, c'è qualcosa che ti inquieta e allora decidi di fare una cosa. Vai dai carabinieri, racconti quello che è successo, dici loro che temi possa essere una persona scomparsa, qualcuno che ha bisogno di aiuto. Loro ti rispondono che, se hai questo dubbio, dovresti provare a contattare la redazione di Chi l'ha visto. Loro sicuramente potranno aiutarti. Allora tu torni a casa e la prima cosa che fai è andare sul sito di Chi l'ha visto per capire bene come funziona, come contattarli. Una volta aperto il sito, ti accorgi che esiste una specie di database con le foto di tutte le persone scomparse. Allora inizi a scorrerle, ne guardi tantissime, finché ad un certo punto ti blocchi. Perché ce n'è una foto che riconosci subito. È lui. È il ragazzo che ti ha chiesto il passaggio, ne sei sicura, al 100%. Scopri così che il tuo sesto senso aveva ragione. Quel ragazzo è scomparso da ben 13 anni. Oggi amici vi racconto la misteriosa sparizione di Fabrizio Catalano. Ma attenzione, questo non sarà un episodio come gli altri, questo è un episodio speciale nato dalla collaborazione diretta con i genitori di Fabrizio, ma non solo. Qualche mese fa, e se mi seguite su Instagram in realtà lo sapete già, due dei nostri collaboratori, Giulia e Gianni, sono partiti per una trasferta ad Assisi, la città in cui si svolge tutta questa storia. Lì hanno incontrato i genitori di Fabrizio, hanno parlato con alcune persone del posto, raccolto testimonianze, fatto riprese, insomma hanno lavorato per rendere questo racconto il più completo, rispettoso e fedele possibile alla realtà. Forse lo avrete già notato, amici, stiamo cercando sempre di più di trasformare questi video, soprattutto quando collaboriamo con le persone direttamente coinvolte, in veri e propri documentari. È un percorso nuovo, impegnativo, ma che sentiamo profondamente nostro e colgo proprio questo momento per dire grazie di cuore alla famiglia di Fabrizio che si è affidata a noi con una fiducia che non diamo mai per scontata. Ezio e Caterina ci hanno affidato la loro storia, i loro ricordi e i momenti più dolorosi della loro vita e questo per me è un onore immenso. Ma voglio ringraziare anche il nostro team che ormai è davvero una piccola famiglia, in particolare Giulia e Gianni che sono andati personalmente ad Assisi perché senza di loro e senza tutte le persone che negli anni abbiamo formato con cura tutto questo non esisterebbe. E lasciatemelo dire, Giulia è il mio braccio destro. Senza di lei i miei video, che vedete, non sarebbero quelli che conoscete, quindi voglio che lo sappiate. E ultimo, ma non certo per importanza, grazie a voi amici. Ogni volta che vi porto un nuovo video, soprattutto quando si tratta di una collaborazione così intima e delicata, riuscite a dimostrare una sensibilità che, credetemi, è diventata merce rara sui social, quindi grazie per esserci, per ascoltare queste storie sempre con rispetto, per scegliere di seguire contenuti di true crime
per i motivi giusti, non solo per intrattenervi, ma per ricordare, per riflettere, per dare voce a chi spesso viene dimenticato. Ed è questo che rende questa community così speciale. Detto questo, amici, cominciamo. Fabrizio Cristian Catalano nasce a Torino il 30 novembre del 1985 dai genitori Caterina e Ezio. Fabrizio è il primogenito, molto atteso e desiderato dai suoi genitori, che dopo 4 anni danno alla luce anche un secondo figlio, Alessio. I genitori li chiamano simpaticamente Grandetto a Fabrizio e Piccoletto ad Alessio. Caterina lavora per le poste italiane, mentre invece Ezio è titolare di una ditta di impianti elettrici e antifurto. I Catalano sono una famiglia comune, una bella famiglia, molto unita, piena d'amore, ma una famiglia ordinaria. Ezio la sera racconta ai suoi figli delle favole che inventa lui stesso e che Fabrizio e Alessio adorano, mentre Caterina è una donna energica, una donna fantasiosa che inventa ogni tipo di passatempo creativo e porta i figli a provare tantissimi sport e attività diverse. Infatti Fabrizio fin da piccolissimo prende sia lezioni di pattinaggio che lezioni di nuoto e a soli 3 anni inizia a studiare musica e lo studia con il metodo Suzuki, che sarebbe un metodo di insegnamento sviluppato dal violinista giapponese Shinichi Suzuki e si basa praticamente sull'idea che i bambini possano imparare la musica con la stessa semplicità e naturalezza con cui imparano a parlare, no? Imparano a parlare la loro lingua madre. Fabrizio a soli 4 anni infatti impara a suonare il violino mettendoci molta passione ed entusiasmo. A scuola ottiene sempre buoni risultati, frequenta le elementari a Collegno, che sarebbe vicino Torino, ed è anche il posto in cui la famiglia abita, e tutti lo conoscono come un bambino vivace ed intelligente e anche appunto piuttosto talentuoso nello sport, ma soprattutto nella musica. Nel 1996, pensate, Fabrizio si esibisce in un mambo in una trasmissione televisiva su Canale 5 condotta da Lorella Cuccarini, perché lui è sempre stata un'anima creativa e la musica costituirà un elemento fondamentale della sua personalità e un pilastro nella sua vita. Noi siamo una famiglia normale, come tante famiglie, ed eravamo una famiglia felice, perché il nostro grandetto, come lo usavamo a chiamarlo noi, Fabrizio, e il nostro piccoletto, Alessio. Due figli che ci hanno veramente dato gioie, tanta gioia e non preoccupazioni, perché sono sempre andati bene a scuola, hanno sempre frequentato buone compagnie, tra virgolette, frequentato l'oratorio, erano molto attivi nell'attività parrocchiale, Fabrizio in particolare, ma anche Alessio erano entrambi animatori e insegnava appunto musica ai ragazzi e quindi era molto impegnato nel volontariato, tanto che aveva scoperto la musicoterapia proprio facendo volontariato in un centro diurno, quindi la musica aveva un ruolo importante nella vita di Fabrizio, perché lui aveva iniziato piccolissimo, da bambino si era avvicinato alla musica, aveva iniziato a suonare il violino, poi crescendo questo violino è cresciuto con lui ed è diventato una chitarra, perché a suo dire insomma la chitarra era più maneggevole, era più di compagnia. Dopo il liceo, che porta a termine con ottimi risultati, le passioni più grandi di Fabrizio, oltre al praticare hockey su ghiaccio, sono la musica, la scrittura di poesie e l'aiutare gli altri. Fabrizio sente proprio crescere dentro di sé questo spirito caritatevole che coltiva nel tempo. Lui inizia a fare l'animatore presso un oratorio, l'oratorio della parrocchia San Giuseppe di Collegno, dove passa parecchio del suo tempo e dove la sua fede religiosa si consolida. Come strumento, al posto del violino, che lo aveva accompagnato fin da bambino, inizia a suonare la chitarra,
perché, come lui amava spiegare, secondo lui la chitarra è uno strumento in grado di abbracciare la gente. E il motivo per cui Fabrizio sceglie di iniziare a suonare la chitarra è particolare e voglio raccontarvelo. Praticamente Fabrizio si trovava un giorno fuori dalla sua chiesa e un mendicante gli ha regalato un rametto di palma pasquale perché era la Domenica delle Palme. Fabrizio aveva conservato questo rametto, lo aveva messo al sole ad essiccare e una volta secco aveva preso la forma che ricordava quella di una chitarra e quindi lui aveva preso questa cosa come un segno. Nel 2004, terminato il liceo scientifico, Fabrizio sceglie di seguire la sua grande passione per la musica e si iscrive al corso quadriennale di musicoterapia ad Assisi, disciplina di cui scopre l'esistenza mentre fa volontariato in un centro diurno e che si rende immediatamente conto di voler praticare. La musicoterapia è appunto una pratica terapeutica che utilizza la musica e i suoni come strumento per raggiungere il benessere psicofisico, ma anche per gestire lo stress, per stimolare le funzioni cognitive, le funzioni emotive e sociali. È particolarmente efficace nel trattamento di pazienti con disturbi neurologici e cognitivi, proprio per alleviare i sintomi dell'ansia e della depressione e per rallentare anche il decorso, ad esempio, della demenza senile o dell'Alzheimer. E dovete sapere, tra l'altro, che la nonna paterna di Fabrizio, Lucia, a cui lui è profondamente legato, soffre di Alzheimer. E questo secondo me è un dettaglio che dice tanto su Fabrizio, perché lui è così. È una persona gentile, profonda, sensibile, è uno di quei ragazzi che amano forte, che non si tirano indietro quando c'è da stare accanto a chi soffre. Fabrizio ha un cuore grande ed è mosso sinceramente dal desiderio di fare del bene. Fabrizio quindi fa il test d'ingresso per poter diventare musicoterapeuta e lo supera brillantemente. Il corso che deve seguire però, come dicevo, si trova ad Assisi e non a Torino, ma in realtà non c'è bisogno che lui si trasferisca ad Assisi stabilmente, perché lui può seguire le lezioni un po' da remoto e un po' in presenza, quindi recandosi ad Assisi, però solo di tanto in tanto, solo quando necessario. Assisi, quando lui aveva superato il test d'ingresso, era felice, no, di questa, che era riuscito ad entrare, anche perché stiamo parlando del 2005, la musicoterapia non aveva i riscontri che invece ha oggi, no? Era partito appunto con questo carico di entusiasmo, seppure stanco come siamo tutti alla fine di un anno, insomma, tra lavoro e impegni vari, no? Però c'era una bella carica. Oltre a studiare per diventare musicoterapeuta, Fabrizio frequenta anche un altro corso, quello per diventare operatore socioassistenziale, e inizia un tirocinio in una residenza per anziani di Torino, dove spesso allieta gli ospiti suonando la sua chitarra. Dopo il tirocinio, Fabrizio continua ad andare a trovare gli ospiti di questa casa di riposo che lui chiama i suoi vecchietti e continua a fare volontariato con loro e inizia anche uno stage presso il negozio MediaWorld a Grugliasco. Fabrizio, l'avrete capito, è uno che si dà da fare, è pieno di sogni, è pieno di ambizioni, di progetti ed è un giovane uomo molto sensibile, come dicevamo prima, è un uomo che non ha paura di mostrare quanto sia sensibile, è uno che ama scrivere poesie anche. Vi leggo per esempio la descrizione che lui aveva scritto sul suo profilo di MSN. Se siete troppo giovani e non sapete cosa sia MSN, mi dispiace per voi, vi siete persi qualcosa di magico. Comunque Fabrizio sul suo profilo MSN scrive questo: sono sensibile, dolce, romantico, ma so anche essere simpatico e sincero. Beh, non ho solo pregi, ma penso che questo sia il modo migliore di presentarmi a qualcuna. Professione, studente, interessi, leggo romanzi d'avventure, ascolto musica sconosciuta che va dalla classica al rock dei Korn, non amo la commerciale, suono la chitarra e gioco a hockey. E poi inserisce anche una sua poesia che vi leggo. Nudo. Desolazione. Attorno a me solo alberi e foglie stropicciate dal vento. Inverno. Arriviamo così al 2005. È estate, siamo a fine giugno
e Fabrizio ha terminato il primo anno di corso di musicoterapia, superando brillantemente gli esami, e a questo punto deve recarsi ad Assisi per frequentare un turno di lezioni estive, perché questo ragazzo non sta con le mani in mano neanche d'estate. Queste lezioni sarebbero durate 2 settimane circa, quindi Fabrizio si organizza con la struttura per anziani in cui fa volontariato, dice ai suoi vecchietti che si sarebbero rivisti a settembre e lascia lì, impegno i suoi spartiti di Domenico Modugno, che i suoi vecchietti adoravano tanto, e lascia anche alcuni strumenti musicali e porta con sé solamente la sua chitarra da cui lui non si separa mai. Poi, il 26 giugno, partecipa al compleanno di una sua cugina, fa le ultime cose a Torino e poi parte per Assisi. Hai fatto 2 trasferimenti, ce n'è uno che a te va bene, è il discorso dell'acqua, se tu dai la strada devi trovarla, all'inizio devi trovarla. Era un'uscita sola. Il 16 luglio è un giorno che inizialmente non ha nulla di speciale, ma che con il senno di poi sembra scritto da un disegno più grande. Per un insieme di coincidenze totalmente casuali, infatti, quel giorno tutta la famiglia di Fabrizio è riunita e questa è una cosa rarissima, assolutamente non programmata. Eppure, per qualche ragione, l'universo ha voluto così. Quel giorno tutti insieme lo accompagnano alla stazione, si abbracciano, lo salutano e in quel momento nessuno immagina che quella sarà l'ultima volta che lo vedranno. Il piano di Fabrizio era semplice e pieno di entusiasmo, ovvero fare 2 settimane di corso ad Assisi, raggiungere la sua famiglia in Calabria per fare un po' di vacanze insieme e successivamente, il 21 agosto, partire con i suoi amici per Valle Stretta, vicino a Bardonecchia. Fabrizio è molto eccitato per questa vacanza, infatti ha già acquistato i biglietti sia per la Calabria sia per la vacanza con i suoi amici dopo, ma questi piani, amici, purtroppo non verranno mai realizzati. Andiamo con ordine. Fabrizio appunto va ad Assisi e il periodo che passa lì è estremamente positivo, lui si trova benissimo. Assisi poi è una cittadina intrisa di spiritualità, di fratellanza, che gli trasmette pace e che gli permette di esprimere tutta la sua passione per la musica, non solo grazie al suo corso di musicoterapia, ma anche suonando per strada nella piazza del comune. Fabrizio ogni sera si esibisce insieme ad altri giovani artisti di strada che si ritrovano per suonare insieme, per far divertire i cittadini, i turisti, i pellegrini. E così, tra lezioni e concerti serali, Fabrizio è molto impegnato e rassicura i suoi genitori che li avrebbe chiamati di lì a qualche giorno perché appunto è molto preso. Ma questo suo soggiorno prende una piega inaspettata perché giovedì 21 luglio Fabrizio si sveglia, esce di casa verso le 8 del mattino per andare a lezione e sparisce letteralmente nel nulla. Noi abbiamo ricevuto una telefonata inaspettata perché dovevamo sentirci con Fabrizio, invece abbiamo ricevuto una telefonata dalle sue compagne perché Fabrizio non si è presentato a lezione e quindi loro rientrando hanno trovato il cellulare sotto carica e hanno pensato che magari Fabrizio così magari fosse capitato qualcosa a noi e andando via all'improvviso di fretta ha lasciato appunto il cellulare sotto carica, dove io stessa l'avevo cercato e non mi rispondeva. Quindi questa telefonata ci ha lasciato un attimo un po', ci ha sorpresi e c'era anche un po' di preoccupazione, tanto che io gliel'ho detto a mio marito, ad Ezio, e lui mi ha detto: ma cosa dici? Ma è strano, non è possibile, insomma, che non ci abbia detto niente. Tra di noi abbiamo detto: ma magari avrà incontrato qualcuno, qualche sua compagna e ha passato la notte insieme. L'indomani abbiamo ritelefonato per sapere se era rientrato, in qualche modo se c'era stato qualche segnale, ci hanno detto di no e così ci siamo guardati, era un fine settimana, hanno detto vabbè,
noi andiamo, poi se Fabrizio è rientrato ne approfittiamo e ci facciamo anche un fine settimana. E così siamo partiti con un velo di preoccupazione perché era insolito questo comportamento. I genitori quindi si precipitano ad Assisi e vanno direttamente a parlare con le 3 coinquiline di Fabrizio e una volta arrivati in casa notano dei dettagli che li fanno immediatamente preoccupare. Fabrizio infatti aveva lasciato a casa alcuni effetti personali che rendono difficile credere che si sia allontanato volontariamente o perlomeno che intendesse farlo per lungo tempo. Il suo cellulare, per esempio, è rimasto a casa, in carica. I suoi occhiali da vista sono rimasti a casa e dovete sapere che Fabrizio ne ha bisogno. Fabrizio indossa le lenti a contatto, ma se come lui e come me usate le lenti a contatto, sapete bene quanto siano importanti gli occhiali da vista. Io non potrei andare da nessuna parte senza gli occhiali da vista. Se ho intenzione di stare fuori casa per più di un giorno, non lascerei mai gli occhiali da vista a casa. E Fabrizio, come me, è fortemente miope e ne ha bisogno. Tra l'altro, quegli occhiali da vista in particolare, Fabrizio li aveva appena fatti rifare, erano nuovi. Quindi capite che lui se li portava ovunque. Mancano da casa però, e quindi presumibilmente sono stati presi da lui, il suo portafoglio e la sua amata chitarra. E manca anche una sacca bianca che lui usava spesso come tipo zainetto. E diciamo che a questo punto i genitori sono ovviamente preoccupati, ma come dicono loro, sono preoccupati il giusto, cioè sono convinti, insomma, che Fabrizio si sia allontanato, ma che non gli sia successo nulla di grave. Parlando con le coinquiline, comunque, Ezio e Caterina, i genitori di Fabrizio, apprendono che solo la sera prima lui ha suonato in piazza, nella piazza del comune, con altri 2 artisti di strada, Franco e Ottavio, che per puro caso, mentre stanno camminando per strada, incontrano. Le coinquiline quindi li chiamano, li fermano, così che possano chiedere loro informazioni su Fabrizio. I 2 ragazzi non sono di Assisi, ma vengono da Arezzo e raccontano che la sera prima, dopo aver suonato, Fabrizio era stato così gentile da averli invitati a casa sua, insieme al loro cagnolino, permettendo loro di lavarsi, darsi una rinfrescata e usare il suo bagno. Dicono anche di non aver notato nulla di strano in Fabrizio, anzi era stato estremamente buono e disponibile, come era lui, e infatti la sera dopo lo avevano aspettato per suonare di nuovo insieme in piazza, così da poterlo anche ringraziare, ma non l'avevano visto arrivare. Ma comunque i 2 rassicurano i genitori del ragazzo dicendo loro che Fabrizio è una persona talmente buona e gentile con tutti che dubitano fortemente che qualcuno possa avergli fatto del male. Cioè nessuno farebbe mai del male a una persona tanto buona. E per quanto Ezio e Caterina si sentano lì per lì confortati da quelle parole, allo stesso tempo devono accettare la verità. Fabrizio è scomparso e loro devono andare a denunciare la cosa ai carabinieri. Poi niente, poi è scattato l'allarme perché alla fine erano 3 giorni che Fabrizio non dormiva nel suo letto, che non rientrava. Dopo 3 giorni, insomma, senza notizie, abbiamo presentato la denuncia ai carabinieri. Intanto avevamo cominciato a diffondere la locandina di Fabrizio, così ci avevano aiutato un po' le sue compagne e chiedendo appunto di lui in giro. Fin da subito però da parte delle autorità non sembra esserci tutta questa urgenza, diciamo così. Ezio e Caterina iniziano a preoccuparsi seriamente perché conoscono benissimo il loro figlio, sanno che sparire così nel nulla senza avvisare nessuno non è assolutamente da lui. Ma mentre loro sono divorati dall'angoscia, i carabinieri invece sembrano piuttosto tranquilli, quasi come se non percepissero tutta questa gravità, cioè la gravità della situazione. La scomparsa di Fabrizio non viene trattata con l'attenzione e la priorità che meriterebbe. Vi faccio questo esempio. Ezio e Caterina raccontano ad un carabiniere dei 2 artisti di strada che hanno suonato con Fabrizio la sera prima della sua scomparsa,
che sarebbero anche le ultime 2 persone ad averlo visto, di fatto, prima che sparisse. Ci hanno subito fatto vedere i 2 artisti di strada con cui Fabrizio aveva suonato, noi siamo arrivati al mattino, in mattinata, adesso esattamente non mi ricordo, e questi ragazzi erano lì, quindi li hanno chiamati e ce l'hanno fatti vedere. Noi l'abbiamo visto l'ultima volta appunto suonare con questi 2 ragazzi. Uno era un ragazzo abbastanza giovane, l'altro era un pochino così, un po' più maturo come età, però entrambi giovani. Suggeriscono quindi al carabiniere, giustamente, di raccogliere almeno le loro generalità, magari di ascoltarli, perché potrebbero ricordare qualcosa di utile. Cioè, non si sa mai, giusto? A volte i dettagli, i ricordi emergono anche a distanza di giorni, di settimane, e comunque sarebbe sempre un punto di partenza. Ma il carabiniere si rifiuta di sentirli. Liquida i genitori di Fabrizio dicendo loro che tanto quei 2 ragazzi sono innocui. E così non vengono neanche registrati i loro nomi. Non c'è un contatto, nulla. Il risultato è che quei 2 ragazzi, che ripeto sono stati tra le ultime persone a vedere Fabrizio, oggi non sono più rintracciabili, non si sa chi siano, non è mai stato capito, e questa è stata un'occasione persa, un errore evitabile, e purtroppo è solo uno dei tanti. Assisi, come molti di voi sapranno, è una città celebre non solo per la sua bellezza, ma per essere anche uno dei centri spirituali più importanti d'Italia. È proprio la città di San Francesco, ed è proprio grazie alla sua figura, alla figura di San Francesco, che da secoli migliaia di pellegrini percorrono i sentieri francescani alla ricerca di silenzio, di pace, o semplicemente di se stessi. Camminare da queste parti non è soltanto un gesto fisico, ma è qualcosa che ha proprio a che fare con l'interiorità, con il contatto con la natura e con lo spirito. E tra i tanti cammini che attraversano queste colline ce n'è uno in particolare che si chiama Sentiero Francescano della Pace. È un percorso che collega Assisi a Gubbio, ripercorrendo i passi che, secondo la tradizione, San Francesco avrebbe compiuto nel 1206 dopo aver abbandonato la sua vita. Sapete, lui ha abbandonato la sua vita agiata per dedicarsi ai più poveri e agli ultimi. Questo cammino attraversa boschi, uliveti, piccoli borghi medievali e zone rurali quasi fuori dal tempo. Uno dei tratti più noti e suggestivi è quello che passa tra Assisi e Valfabbrica, in particolare nella frazione di Pieve San Nicolò, ed è proprio lì, su quel sentiero immerso nel verde e nel silenzio, che accade qualcosa. È una domenica mattina, sono passati 3 giorni dalla scomparsa di Fabrizio e proprio lungo questo sentiero francescano della pace viene ritrovata una sacca bianca, una sacca identica a quella che mancava da casa sua, è proprio la sacca di Fabrizio. E lì il tempo di fare la denuncia e quindi i primi comunicati stampa, che alla domenica siamo stati avvisati e abbiamo ricevuto la telefonata che un passante ha ritrovato la sacca di Fabrizio. Io in quei giorni, nei primi giorni, insomma, nonostante avessi fatto la denuncia, ci sentivamo ancora sicuri, perché controllavo la sua carta di credito, ce l'avevamo intestata insieme, quindi speravo insomma che magari avesse fatto un pagamento o qualcosa e che insomma ci saremmo in qualche modo un po' tranquillizzati, no? Se avessimo scoperto un pagamento. Quindi monitoravo questa carta di credito. E invece quando arriva la comunicazione che è stata ritrovata la sacca circa, ci avevano detto, circa 4-5 chilometri da Assisi, sul sentiero francescano. Sentiero francescano, per noi anche quello era una cosa nuova, perché non ne avevamo, Fabrizio non ce ne aveva mai parlato, e quindi non sapevamo né da dove partisse e né quali luoghi toccasse, no? Quindi questa sacca che viene trovata da un passante, ci descrivono, ci ha un po' sorpresi.
E siamo andati in caserma, ci hanno chiamati in caserma e ci hanno detto che ci avrebbero accompagnato e che comunque ispezionavano così la zona, e siamo partiti insieme con questa sacca che ci hanno restituito poi in realtà, e abbiamo trovato tutto, dal portafogli ai suoi tutti effetti personali che aveva. C'era anche un flauto dentro che lui usava insomma anche durante il corso, e, ed era intatta, quindi, ed era appoggiata, così come ci hanno spiegato, era appoggiata praticamente sul sentiero francescano che va appunto da Assisi a Gubbio, a margine di uno sterrato di questo percorso, e il passante insomma l'aveva trovata e l'aveva subito consegnata ai carabinieri. Ora, ai tempi non c'erano i computer, o meglio, c'erano, cioè esistevano. Io ce l'avevo già a casa, per esempio, ma nell'amministrazione pubblica e soprattutto nelle zone meno metropolitane non erano diffusi come oggi. La digitalizzazione in Italia è stata molto lenta e in molte caserme a quel tempo si usavano ancora le macchine da scrivere e la carta carbone per compilare i verbali. Allora, insomma, nel 2005 non c'erano le tecnologie di oggi, non c'erano i PC, ma c'era ancora una macchina da scrivere dove si usava la carta carbone tra una copia e l'altra. Ecco, so che potrebbe sembrarvi assurdo e di fatto lo è, ma i genitori di Fabrizio non possono conoscere il nome della persona che ha ritrovato la sacca del figlio scomparso perché, visto che i carabinieri avevano finito la carta carbone, non hanno fatto un verbale, cioè non hanno potuto redigere il verbale di ritrovamento, quindi non esiste un verbale, non si sa chi abbia trovato la sacca. Giulia e Gianni, i nostri collaboratori, sono andati insieme a Ezio e Caterina sul posto del ritrovamento ed è un punto di passaggio, diciamo. Si trova su un piccolo sentiero che devia dal percorso principale e ora è molto diverso da com'era al tempo, perché la vegetazione è diventata più fitta, mentre invece ai tempi c'era solo un grosso canale di scolo. Aver trovato la sacca del figlio, però, manda completamente nel panico i genitori di Fabrizio, perché non capiscono cosa significhi, non capiscono se gli sia successo qualcosa oppure se Fabrizio possa aver deciso anche lui di intraprendere un cammino spirituale un po' come quello di San Francesco, quindi possa essersi spogliato come lui dei suoi beni materiali. Ma poi una persona si fa avanti, una donna di nome Brilli Fiorella, che afferma con certezza di aver incontrato Fabrizio il giorno dopo la sua scomparsa. Fiorella ne è sicura. Quel giovane che lei ha visto era proprio lui. Alla domenica, tanto si era diffusa la notizia, riceviamo praticamente una testimonianza di una signora che ci dice di aver visto Fabrizio con questa chitarra a spalle, perché un'altra cosa che mancava era la chitarra, una chitarra con una custodia rigida. Ci teneva tantissimo, intanto perché era legatissimo alla sua chitarra, lui ne aveva 3 di chitarre, e la signora ci dice che ha visto questo ragazzo che tra l'altro gli è passato davanti, e siccome qui sono abituati ad avere questi pellegrini, no, che fanno questo sentiero, il sentiero francescano, dove ci sono case di accoglienza, ci sono tante l'assisiate, insomma si vive questo clima spirituale un po' particolare, quindi ci sono case di accoglienza, ci sono vecchie chiese, ci sono degli eremi. Questa signora ci dice che gli ha offerto dei pomodori perché aveva una cassetta di pomodori, e gli ha detto se voleva approfittarne appena raccolti, e gli ha dato dell'acqua.
acqua. Lui gli ha chiesto addirittura se voleva fermarsi a pranzo, perché era quasi l'ora di pranzo e insomma, loro sono abituati a questo tipo di accoglienza, e invece lui ha detto no, proseguo il mio cammino, e dopo aver preso questa acqua e pomodori ha continuato, l'hanno visto proseguire in questo sentiero, dove lo vedono diverse persone, perché noi poi abbiamo ascoltato altre testimonianze. Tutti lo vedono, quel giorno tutti lo vedono, e poi ad un certo punto le tracce di Fabrizio spariscono e non lo vede più nessuno, e quindi sembra inghiottito, nessuno lo vede più. Noi continuavamo però a cercare un Fabrizio con la chitarra, e la signora ci dice che appunto aveva questa chitarra, tutti l'avevano notato perché faceva molto caldo, era luglio, quindi faceva un po' strano, no? Vedere un ragazzo camminare sotto questo sole cocente con la chitarra, e lei non si ricorda se aveva la sacca oppure non ce l'aveva, si ricorda che aveva comunque la chitarra. Il 4 agosto finalmente i familiari riescono ad organizzare una vera battuta di ricerca, con l'aiuto anche dei carabinieri arrivati da tutta l'Umbria e persino da Firenze. Un risultato che è tutt'altro che scontato e che riescono ad ottenere giusto in tempo, prima che ad Assisi cominci la festa del perdono, che sarebbe un evento religioso enorme, che avrebbe tenuto occupate praticamente tutte le forze dell'ordine della zona. Ma purtroppo la fortuna non è proprio dalla loro parte. Insomma, i giorni passano e l'allarme è anche poi per le forze dell'ordine, perché noi continuavamo ad andare in caserme a chiedere aiuto, insomma avevamo il vigile del fuoco che si prodigava con noi, molto sensibile, perché anche lui padre di un ragazzo coetaneo di Fabrizio, e si organizza la prima battuta di ricerca, dove arrivano veramente ragazzi, insomma, delle forze dell'ordine un po' da tutta Italia, ma anzi la maggior parte di loro non sapevano neanche cosa stavamo cercando, e quindi abbiamo organizzato questa battuta di ricerca, ma purtroppo si è ridotta, doveva essere di una giornata e si è ridotta di un paio d'ore, perché è venuto giù il diluvio universale, veramente. Gli elicotteri non sono potuti alzarsi in volo, che erano molto importanti perché sul sentiero, in più abbiamo perso tutte le tracce di Fabrizio. Io avevo consegnato quegli indumenti che aveva indossato Fabrizio la sera prima, quando l'avevano visto in piazza del comune, che erano appunto intrisi ancora del suo sudore. Li avevo consegnati ai cinofili e nella confusione mi sono stati persi. Questo è stata una roba che ci ha praticamente veramente fatti, è stato devastati, io ci tenevo così tanto a quegli indumenti, per me erano preziosi, e poi il fatto che anche c'è stata poi un po' di rabbia anche con San Francesco, perché noi avevamo veramente investito tanto in quella battuta di ricerca, e il fatto che gli elicotteri non si potessero alzare, che non abbiamo potuto continuare perché c'era un fango e una cascata di acqua che arrivava da tutte le parti, quindi si sono dovuti ritirare e non abbiamo avuto neanche il tempo, c'è stata solo una grande confusione. A quel punto iniziava poi la festa del perdono, quindi era l'unica possibilità che avevamo e ce la siamo bruciata. Provate a immaginare la frustrazione di Ezio e Caterina, che avevano riposto tutte le loro speranze in quella giornata. Ma come se non bastasse, arriva anche una frase assurda da parte di uno dei carabinieri. Siamo stati liquidati con una frase che ancora ci fa male: tornate pure a casa perché tanto a settembre si apre la caccia, ci sono i cercatori di funghi, trovare un cadavere adesso, tra 3 mesi cosa cambia? Queste parole mi bruciano dentro, queste parole che io voglio pensare che appunto siano state dette. Ho cercato sempre di dare una giustificazione, perché a volte
si dicono delle cose perché non si sa cosa dire, no? La delicatezza. Ma nonostante tutto questo, Ezio e Caterina non si arrendono, continuano a cercare, anche se si sentono persi a loro volta, anche se la notizia della scomparsa di Fabrizio non fa rumore. Sappiamo benissimo che luglio è un mese un po' particolare, gli scoop estivi riempivano le prime pagine dei giornali e di Fabrizio c'era sempre un trafiletto con una fototessera. Lei però, con l'aiuto di amici e familiari, tappezza la città di Assisi di volantini e la voce pian piano si sparge e arriva fino a Collegno, dove loro vivono. Ed è così che dopo qualche giorno arriva un'altra segnalazione, questa volta da parte di un'amica d'infanzia di Fabrizio. La notizia era arrivata anche a Collegno ed era arrivata comunque alle amiche e lì dopo qualche giorno, insomma, mentre noi cercavamo e diffondavamo la locandina, ci ha raggiunto proprio una mia carissima amica, la mamma di un'amica di Fabrizio, e lei aveva appunto ricevuto proprio in occasione del suo compleanno, il 19 di luglio, una telefonata da Fabrizio dicendogli appunto non è che si ricordasse così bene, non gli aveva dato neanche l'importanza insomma che meritava, no? Perché appunto tra i tanti auguri riceve quella di Fabrizio che gli diceva appunto oltre gli auguri come va, come non va, e lui gli dice sai, ho trovato la strada, subito ho trovato la strada, hai trovato una fidanzata lei, perché è una un po' più molto vivace, no? Così, e lui gli dice no, ho trovato la strada con l'aiuto del buon Signore. Poi su queste parole non è che abbiamo certezza, perché è un riporto successivo dove quando senti, ascolti, non dai l'importanza, no, a certe parole, non è che stai così attento, però gli sembra di aver sentito, ma poi quando torno ti racconto. Secondo questa ragazza, quindi, Fabrizio solo 2 giorni prima di sparire nel nulla le avrebbe detto: mi è successa una cosa bellissima, ho trovato la strada con l'aiuto del buon Signore. Quando torno ti racconto. Questo comunque dà un po' di speranza ai genitori, che sono sempre più convinti che Fabrizio sia davvero partito per un viaggio spirituale, un pellegrinaggio nella zona di Assisi, forse rispondendo ad una vocazione religiosa, anche perché effettivamente, anche a detta della famiglia, Fabrizio era molto affascinato dalla vita monastica e da chi insomma conduce un'esistenza umile e semplice. Ma se così fosse, perché non dirlo? Perché non avvisare la famiglia, anche solo per salutare? Se l'intenzione è quella di isolarsi dal mondo e spogliarsi dei beni materiali come San Francesco, perché semplicemente non dirlo? Molte cose non tornano perché in tutte queste testimonianze Fabrizio parla sempre di ritorno. Ricordiamo che Fabrizio aveva dei piani, tolto il corso che comunque avrebbe dovuto frequentare ad Assisi e a cui teneva tantissimo e che non era finito, ma sarebbe anche dovuto andare in Calabria dalla sua famiglia, aveva i biglietti e aveva programmato la sua vacanza con gli amici, cioè perché avrebbe dovuto sparire in quel modo lì? La famiglia, insieme ai volontari che li stanno aiutando nelle ricerche, decide quindi di iniziare a cercare Fabrizio nei numerosissimi centri religiosi che circondano la città di Assisi, il sentiero francescano, nonché tutto il territorio dell'Umbria, e bussano a centinaia di monasteri, case di accoglienza, comunità cattoliche o pseudo-religiose, convinti di trovare dall'altra parte non dico delle risposte, ma quantomeno accoglienza, solidarietà, supporto. E invece quello che viene alla luce non è altro che un mondo spirituale fatto in realtà di omertà e contraddizioni. Ci si aspetterebbe che una comunità religiosa possa essere un punto di riferimento per la collettività, un luogo dove i valori cattolici come la solidarietà e la compassione trovino forma concreta. Ma invece Caterina e Ezio si scontrano
con una realtà molto chiusa. Abbiamo tappezzato praticamente Assisi di locandine e siamo andati poi anche oltre, a Spello, nei dintorni dove c'erano case di accoglienza. Abbiamo bussato a tante porte, abbiamo chiesto di affiggerci la locandina nei luoghi dell'Assisiate, però abbiamo sempre avuto un po' di resistenza e di rifiuto, perché rovinava il decoro delle chiese. Abbiamo cercato risposte, volevamo sapere se Fabrizio era stato accolto, perché l'Assisiate è la città dell'accoglienza e quindi ci siamo scontrati veramente con qualcosa di incredibile, no? Di una chiusura che ci ha sorpresi e che non ci aspettavamo, perché appunto pensavamo che bussate e vi sarà aperto, no? Noi pensavamo, invece a volte le porte rimanevano chiuse e noi raccontavamo la storia di Fabrizio, dicevamo appunto se l'avevano visto, e a volte parlavamo con una persona, nella stessa casa di accoglienza parlavamo con una persona, ma mi sembra così, parlate con l'altra suora, magari ci mandava dall'altra suora o dall'altro frate, e ricominciavamo la tiritera. Ripassavamo il giorno dopo perché ci dicevano dovete chiedere, magari noi non c'eravamo, c'era l'altro frate. Allora ritornavamo il giorno dopo e rimanevamo sorpresi e stupiti, perché non sapeva, cioè l'altra persona non sapeva la storia di Fabrizio, cioè non si parlavano tra di loro, cioè il nostro era un grido di aiuto, aiutateci a trovarlo, se vi viene in mente qualcosa, vi lasciamo la locandina, affiggetela, insomma noi abbiamo bisogno di sapere notizie, e invece avevamo così questa resistenza, quasi questa indifferenza. Loro bussano, chiedono di Fabrizio, chiedono di poter lasciare loro una locandina, un volantino con la foto di Fabrizio, e di tutta risposta queste persone fanno domande inutili, chiedono per esempio se per caso Fabrizio avesse problemi con la droga, come se questo possa in qualche modo giustificare la sua scomparsa o ancora peggio renderlo un problema di serie B. Mamma Caterina risponde loro comunque che no, Fabrizio non faceva uso di sostanze, ma anche se così fosse stato avrebbe comunque meritato di essere cercato, e quindi non capisce come questo possa fare la differenza. Alcuni monasteri invece addirittura vietano a Caterina e Ezio di lasciar loro le locandine, in quanto non sarebbe stato abbastanza estetico affiggere delle locandine in una chiesa. Avrebbero rovinato il decoro, e in alcuni casi, amici, in alcuni monasteri di clausura, la porta non è stata neanche aperta a Caterina, che ha dovuto passare loro la foto di Fabrizio attraverso la ruota. La ruota monastica è un meccanismo antichissimo usato appunto nei conventi di clausura, ed è a tutti gli effetti una ruota, cioè una struttura girevole in legno incassata nel muro che separa le monache di clausura dal mondo esterno, e un tempo si usava per passarsi oggetti e messaggi senza appunto doversi vedere in faccia. I genitori di Fabrizio vogliono continuare a sperare che lui sia vivo da qualche parte, che sia ospite in qualche comunità, ed è così che a Caterina torna in mente qualcosa che le aveva detto tempo prima uno dei due artisti di strada di Arezzo. Ve li ricordate? Quelli che avevano suonato quell'ultima sera con Fabrizio. Uno dei due aveva detto a Caterina che, tra le altre cose, Fabrizio gli aveva riferito di voler tornare in una località in Francia e gli aveva detto di avere il desiderio di portarci anche suo fratello Alessio. I genitori collegano immediatamente tutto questo ad un posto preciso: la comunità ecumenica di Taizé, situata in Francia. Un posto in cui Fabrizio era già stato più volte, l'ultima era stata l'anno prima della sua scomparsa, nel 2004, e dal quale lui era rimasto molto colpito. Lo aveva definito il paradiso. Quindi loro pensano:
non è che è andato proprio lì. Vi spiego meglio di cosa si tratta. La comunità di Taizé è una comunità situata nel villaggio di appunto Taizé, nella regione Borgogna. È stata fondata nel 1940 da Roger Schutz, che sarebbe un monaco protestante svizzero, e raccoglie fratelli monaci cattolici, protestanti e ortodossi. Questo luogo è meta di pellegrini e fedeli da tutto il mondo, alcuni dei quali, con un'offerta, possono fermarvi e soggiornarvi per qualche tempo per partecipare alle preghiere, alla vita della comunità e insomma far parte di questa comunità religiosa. E come un'ennesima coincidenza, in questo caso misterioso, succede qualcosa di molto importante all'interno di questa comunità solo un mese dopo la scomparsa di Fabrizio. Il fondatore, Roger Schutz, viene ucciso, viene accoltellato da una donna appena compiuti i suoi 90 anni. Il movente di questa cosa non è chiaro, anzi pare che non ce ne sia realmente uno. Praticamente la donna in questione, che si chiama Luminita Solkan, di 36 anni, era affetta da gravi disturbi psichiatrici e praticamente durante la preghiera comunitaria, ad un certo punto, all'improvviso, si era alzata in mezzo ai presenti e aveva colpito Roger Schutz alla gola davanti a circa 2500 persone, tra cui moltissimi giovani. La notizia della morte di Schutz si era diffusa largamente e in tanti sono andati a porgere l'ultimo saluto. Ovviamente i genitori di Fabrizio si chiedono: non è che anche lui è andato a salutare Schutz dopo la sua morte? Alla luce di tutto questo, Caterina si reca personalmente in questa comunità, in Francia, per cercare suo figlio, per chiedere di lui, ma anche solo per toccare con mano la situazione. Ma purtroppo anche questa volta non viene fuori nulla e pare che nessuno l'abbia visto. E per comprendere meglio quello che vi ho raccontato anche sull'omertà di questo mondo, vi basti sapere che, non potendoli visitare proprio tutti questi monasteri, Caterina e Ezio hanno anche inviato delle lettere, ma ne hanno inviate tantissime, amici. Nel tempo spediscono lettere a più di 300 monasteri. E volete sapere, ad oggi, dopo più di 20 anni, in tutto, quanti hanno risposto a questa famiglia? In 3. Su 300. Solo 3 li hanno degnati di una risposta. Col ritrovamento della sacca praticamente si è aperto questo mondo e abbiamo cominciato a bussare. Siamo andati dal vescovo Monsignor Goretti, che era una persona molto accogliente, molto disponibile, e ci aveva dato l'annuario praticamente delle comunità, che era veramente un dizionario delle comunità dell'Assisiate. E allora abbiamo cominciato insomma a prendere indirizzi, e non solo, ci ha dato proprio delle segnalazioni di alcuni eremi. Purtroppo Monsignor Goretti, che era stato così molto accogliente nei nostri confronti, ha avuto poi dei problemi di salute, e diciamo che, a parte così questo primo contatto, poi ci siamo persi perché non era in condizione di sostenerci. Però lui ci aveva raccontato alcune vicende che ci avevano ancora di più incoraggiati a continuare a chiedere di lui proprio in questi luoghi. Caterina, tra le tante cose che ci ha raccontato, ci ha parlato anche dello stupore che ha provato entrando per la prima volta in contatto con questo mondo, col mondo dei monasteri. Un mondo che, come ci ha detto lei stessa, sembra quasi parallelo, sospeso fuori dal tempo. Ci ha raccontato di quanto sia rimasta colpita dal contrasto fortissimo tra la scelta di vita di questi giovanissimi monaci, che decidono appunto consapevolmente di spogliarsi di tutto, di vivere nel silenzio e nell'isolamento, e l'ambiente in cui vivono. Perché sì, è vero, loro rinunciano a tutto il superfluo, ma lo fanno in luoghi che traboccano di sfarzo, monasteri ricchi, imponenti, con affreschi, ori, colonne, corridoi che sembrano usciti da un altro secolo.
rivedo ancora questi luoghi che apparentemente erano sperduti, così che richiedevano comunque la nostra camminata per raggiungerli, e poi questa pace incredibile e questi luoghi poi dentro bellissimi, con dei candelabri, delle cose che ancora adesso sfarzosi, importanti, cioè arredamenti che ci sorprendevano, e anche le persone con questi piccoli passi e questa voce un po' delicata che magari ci accoglievano, e voci e non solo, volti giovani, con questi sai, che anche questi, seppure erano di sacco, però li vedevo Di una preziosi. stoffa pregiata, perché comunque cioè, era difficile riuscire a trovare un saio con quella stoffa lì, perché cioè, era Particolari, no? particolare. E ognuno poi, qualcuno si sbilanciava un po' di più e ci raccontava un po' la sua storia. Ricordo appunto storie di due ragazze che avevano deciso di vivere così della provvidenza. Questa provvidenza che però appunto per essere così in questi luoghi così sperduti poi era generosa, perché noi notavamo appunto oltre mm, questa cura, no, degli ambienti, però vedevamo che c'erano insomma delle cose molto pregiate, no? Erano circondate da cose pregiate. Ma dovete sapere che mentre Caterina ci racconta queste cose non c'è l'ombra del giudizio nelle sue parole, non c'è nessuna ironia, non c'è nessuna critica, c'è veramente una curiosità sincera, quasi uno stupore antropologico, cioè come quando ci si trova di fronte ad una realtà che obiettivamente è completamente diversa dalla propria e la si osserva e si notano appunto delle cose che magari sono diverse da quelle che ci si aspettava. Come per esempio non si aspettava di veder affissa ad un cancello di un eremo una targa con su scritto «Signore, fa che non vengano visitatori». In che senso? E lasciatemi fare una riflessione personale. Esistono senza dubbio comunità religiose che vivono con coerenza i propri valori, mettendo in atto un impegno concreto verso il prossimo, ma scoprire che esistono anche realtà, tante realtà, che pur proclamando umiltà e carità scelgono lo sfarzo e si chiudono nel silenzio e appunto nell'omertà in situazioni come questa, tenendo a distanza chiunque, è una constatazione un po' strana per me. E ovviamente questa non vuole essere una condanna generale, ma come spesso nei miei video sottolineiamo le negligenze delle autorità statali, purtroppo anche in questo caso tra l'altro, ci ritroviamo a fare altrettanto per quanto riguarda le mancanze da parte della comunità cattolica, in questo caso, come istituzione, soprattutto nei confronti dei propri fedeli, perché vi ricordo che la famiglia di Fabrizio è una famiglia credente e molto religiosa, così come Fabrizio stesso. Ovviamente ricordiamo che comunque la differenza alla fine la fa sempre il singolo, e infatti anche in questa storia ci sono uomini di chiesa e uomini di Stato che hanno aiutato concretamente la famiglia Catalano a fare qualcosa con compassione e umanità. Arriviamo così a settembre. A settembre in Italia tutto finalmente ricomincia, tutto tra cui il nostro amatissimo Chi l'ha visto. Ezio e Caterina riescono a mettersi in contatto con la redazione di Chi l'ha visto e il 19 settembre del 2005 va in onda la puntata che racconta anche la storia di Fabrizio. Purtroppo quella puntata è troppo vecchia e online non si trova più. Nel corso della trasmissione comunque Caterina fa un appello in diretta al pubblico e si rivolge anche allo stesso Fabrizio, rassicurandolo sul fatto che nessuno ostacolerà le sue scelte e che l'unico desiderio della famiglia
è quello di saperlo vivo, sereno e felice. Dobbiamo sperare che lui continui a sorridere. Non c'è un attimo della mia giornata che non ci penso e che non lo penso e non riesco ad immaginarlo diverso. Io lo immagino che mi sorride, bello come sempre. Buongiorno. Nell'ottobre del 2005 viene finalmente organizzata dalla famiglia e dal comune di Collegno una vera e propria spedizione di ricerca che vede la partecipazione di centinaia di volontari e anche l'ausilio delle forze dell'ordine. La partecipazione delle autorità è solo di supporto perché, secondo gli inquirenti, tutte le testimonianze porterebbero verso l'ipotesi di un allontanamento volontario e quindi, non essendoci un pericolo concreto, a detta loro non potevano intervenire ufficialmente o indagare oltre. Una cosa che, non lo so, personalmente trovo assurda perché, ok, magari all'inizio Fabrizio si è davvero allontanato di sua volontà, ma è evidente che ad un certo punto deve essere successo qualcosa. Cioè, perché non può essere semplicemente svanito nel nulla, no? Ma i suoi genitori comunque non si arrendono. Prendono tutto quel dolore, tutto quel vuoto e lo trasformano in azione. Avevamo bisogno di aiuto e quindi abbiamo deciso di ritornare noi con i volontari. Siamo partiti con un pullman da Collegno con tutti gli amici di Fabrizio e con dei volontari di associazioni, con i cinofili, e siamo venuti a fare una nuova battuta di ricerca che ci ha visto impegnati 2 giorni su 2 fronti, perché abbiamo organizzato una squadra di battuta con le ricerche sul luogo e un'altra squadra capitanata da me con volantinaggio e bussare alle comunità. E siamo arrivati addirittura fino alla Verna, perché il sentiero francescano che parte da Assisi arriva addirittura alla Verna e dove c'erano diverse comunità, ma diverse migliaia di comunità, direi. E in quei giorni decidono anche di provare a fare qualcos'altro. Un amico di Fabrizio si rende disponibile per simulare una richiesta di accoglienza in una comunità religiosa, cioè lui fa l'infiltrato fondamentalmente. Quindi, vestito un po' da pellegrino, è andato a bussare in una comunità alla Verna per chiedere appunto accoglienza e ha ricevuto l'accoglienza senza avere invece la resistenza che quando ne parlavamo, insomma, nelle accoglienze, nelle case di accoglienza che chiedevamo, dicevano no, noi avvertiamo sempre, chiediamo i documenti. Invece ci siamo resi conto che non gli hanno chiesto nemmeno i documenti e lì abbiamo ricevuto, a parte le porte in faccia, perché alcuni aprivano quando gli facevamo vedere la locandina di Fabrizio, poi ci chiudevano la porta, soprattutto se vedevano le telecamere. Questa battuta dura 2 giorni, ma purtroppo non porta a niente. Poi però avviene una svolta. Il 12 gennaio del 2006, quindi ben 6 mesi dopo la scomparsa di Fabrizio, sempre sullo stesso sentiero, un cacciatore ritrova la sua chitarra. La sua chitarra, ancora all'interno della custodia, giace in un posto piuttosto visibile, in ottime condizioni di conservazione, come se qualcuno l'avesse appoggiata lì da poco. Ma chi? Chi l'ha lasciata e da quanto tempo? I nostri collaboratori Giulia e Gianni si sono recati sul posto con Ezio e Caterina e dalle riprese ci siamo resi conto di come quella zona sia effettivamente una zona
zona di passaggio. La chitarra è stata ritrovata sì nella boscaglia, ma nelle immediate vicinanze di una strada. E tra l'altro al ciglio di questa strada c'è una chiesetta. Oggi quella chiesetta è stata messa a nuovo, è gestita da una comunità di suore ed eremiti che tra l'altro, mentre il nostro team era lì, hanno anche accolto i genitori di Fabrizio e hanno preso la locandina, mostrando molto interesse. Ma un tempo quella zona non era privata, quella era una chiesetta aperta a tutti, era una chiesa normale, e lì vicino sono state anche rinvenute tracce di persone che ci hanno dormito. Che anche Fabrizio abbia dormito lì, magari stava ancora girando per quelle zone, non lo sappiamo, ma quel che è certo è che quella chitarra sembra essere stata appoggiata lì da qualcuno e non molto tempo fa. Anche perché tra l'autunno e l'inverno ci sono state moltissime alluvioni e temporali fortissimi. Alluvioni, tra l'altro, che hanno sradicato alberi, spostato massi e trascinato detriti lungo tutti i sentieri per chilometri. Quindi se la chitarra fosse stata abbandonata lì, in quella zona da mesi, di sicuro l'acqua l'avrebbe trascinata chissà dove e comunque non sarebbe stata in quelle condizioni, perché come vi dicevo la chitarra è intatta e perfetta, solamente un po' umida, un po' bagnata. Il cacciatore che l'ha trovata, dopo averla maneggiata con cura e portata a casa, racconta del ritrovamento a sua figlia e sua figlia si ricorda di un volantino esposto durante una messa che denunciava la scomparsa di Fabrizio. Quindi la figlia di questo cacciatore collega le due cose e il 13 gennaio del 2006 porta la chitarra al commissariato di polizia. Al commissariato di polizia però purtroppo qualcuno ha la brillante idea di mettere la chitarra ad asciugare su un termosifone acceso, danneggiando qualsiasi possibilità di far emergere qualcosa da eventuali analisi forensi. Questa cosa a me veramente sconvolge. Quando Caterina me l'ha detto la prima volta, io davvero non riuscivo a crederci. Cioè, capite, non è stato il cacciatore che ingenuamente l'ha messa ad asciugare sul termosifone, perché comunque lui fa il cacciatore, che cavolo ne sa che questo avrebbe potuto danneggiare un'eventuale prova. No, sono stati degli agenti di polizia a rovinare la chitarra mettendola sul termosifone. Ma vi rendete conto? Infatti, quando sotto richiesta di Caterina ed Ezio la chitarra sarà mandata ad analizzare, inutile dirvelo, non verrà ritrovato nulla. Ma non è finita qui, amici, perché col ritrovamento della chitarra viene finalmente aperto un fascicolo e viene aperto un procedimento alla procura di Perugia e viene anche nominato un PM. E in questo modo si scopre che il fascicolo riguardante la scomparsa di Fabrizio, fino a quel momento, è sempre rimasto completamente vuoto. E a quel punto si sono resi conto che il fascicolo praticamente era rimasto giacente in qualche scaffale e non era arrivato in procura. Quindi c'è stata poi la nomina del PM. A quel punto insomma cambia tutto, perché poi è il PM a decidere anche della chitarra, di cosa ne dovevano fare. Quindi passano diversi giorni e lì insomma ci rendiamo conto e tocchiamo con mano che c'è un fascicolo completamente vuoto, c'è solo la denuncia e basta. Non erano state sentite né le sue compagne di alloggio, né i suoi compagni di corso, né i suoi insegnanti. Gli artisti di strada che noi avevamo conosciuto e addirittura abbiamo segnalato alle forze dell'ordine, perché loro si erano fermati qualche giorno ad Assisi mentre noi eravamo lì che cercavamo e diffondavamo la locandina, e loro ci avevano risposto, proprio il carabiniere ci aveva risposto: ah, ma sono innocui, lasciateli pure. Quindi praticamente non c'era nulla, non c'era il verbale del ritrovamento della sacca, per cui meno male che io continuavo a tenere un diario del giorno per giorno, quindi consegno al PM questo mio diario e di lì cominciano a partire le indagini, quindi le testimonianze, a sentire, a recuperare un po' quello che era recuperabile
irrecuperabile, perché anche i compagni di corso erano praticamente provenienti da zone diverse, una da Marsala, l'altra insomma dalla Liguria, insomma erano tutti fuori, quindi non era facile neanche rintracciarli, per cui è stato un ricostruire il fascicolo, un fascicolo che ha richiesto il suo tempo, e quindi si riparte insomma con l'indagine e viene fuori appunto che c'era stato un'omissione di atti di ufficio e c'è stato il maresciallo indagato appunto per omissione di atti d'ufficio. A questo punto quindi bisogna ricominciare tutto da capo. Le indagini, le testimonianze, la ricostruzione dei fatti, bisogna mettere insieme un fascicolo che in realtà non era mai stato davvero aperto. Vengono richiesti e ottenuti i tabulati telefonici, ma siamo a 1 anno e mezzo di distanza e questo purtroppo cambia tutto, perché chiaramente la memoria delle persone non è più lucida, i dettagli si confondono, i ricordi sfumano e così quello che avrebbe potuto essere utile all'inizio ora rischia di non servire più a niente. Riescono però ad ottenere, dopo 27 mesi dalla scomparsa, una seconda battuta di ricerca. Ma anche questa volta le autorità riescono a contraddistinguersi, in questo caso perlomeno, non voglio generalizzare, ma riescono a contraddistinguersi per la loro assenza totale di empatia. Otteniamo una nuova battuta di ricerca e dopo 27 mesi, praticamente nell'autunno del 2007, ritorniamo praticamente su quei sentieri, ma questa volta tocchiamo, mentre la prima battuta di ricerca che avevamo fatto siamo arrivati fino a Valfabrica, insomma i luoghi, e a Gubbio, i luoghi praticamente vicini al ritrovamento della sacca. Quando c'è stato poi il ritrovamento della chitarra, con la seconda battuta di ricerca abbiamo toccato il sentiero, cioè i punti dove ci sono stati gli avvistamenti e il ritrovamento prima della sacca e poi della chitarra, battendolo palmo palmo con delle squadre organizzate, con volontari che sono arrivati da tutta Italia, e quindi è stata veramente una grande battuta di ricerca. E anche in quel caso il commissario della polizia di allora ci aveva detto: voi la volete la battuta di ricerca, la facciamo, però dopo 27 mesi in quel territorio i cinghiali non lasciano nemmeno i lacci delle scarpe. E così portavamo a casa di nuovo un altro macigno di dolore, perché noi non volevamo trovare i lacci delle scarpe, noi volevamo cercare un Fabrizio vivo, quindi anche in questa battuta che non abbiamo trovato niente, noi siamo tornati a casa ancora più speranzosi che magari Fabrizio avesse ricevuto asilo. Il tempo volava, ma noi eravamo sempre fermi a quelle ultime ore, insomma, che Fabrizio è agli ultimi avvistamenti. Le nostre lettere rimanevano sempre senza risposta e noi le domande invece bruciavano perché volevamo sapere. Quindi eravamo praticamente combattuti perché non sapevamo più in che direzione andare e cosa fare. Come tutti, lei purtroppo ha paura di imbattersi in un corpo, ma dall'altro lato, come dice lei stessa, forse un po' ci spera, perché dice sapere qualcosa è meglio che non sapere nulla. Ai giornalisti della Repubblica Caterina dice queste parole: a questo punto preferisco una brutta notizia al silenzio. Se trovassero la maglietta di mio figlio, mi darei pace, tornerei alla banalità della mia vita. Ne ho bisogno. Ho un altro figlio minorenne che mi dice: mamma, adesso siamo in 3. Caterina e Ezio poi ci hanno spiegato che in tutti quegli anni hanno voluto evitare di affidarsi a persone tipo sensitivi, vari, veggenti e figure così, ma dicono anche ad un certo punto di aver ceduto e di aver voluto provare. Poco prima di questa battuta di ricerca, infatti, Caterina era stata contattata da una medium, una sensitiva piuttosto famosa per altri casi di scomparsa, che le ha detto: suo figlio
figlio è lì, intendendo proprio il sentiero. È rimasta sul vago, ma comunque si è detta disponibile per fornire dettagli. Ma i costi per ricevere questi dettagli sono folli, amici, folli. Siamo sui 35.000 euro. Tutti avevano dei suggerimenti da darci, avevano da proporci la persona che comunque ci avrebbe fatto trovare Fabrizio, la persona che sapeva la comunità dove Fabrizio poteva aver trovato asilo. E allora, seppure eravamo convinti, insomma, noi volevamo sapere, però non volevamo che nessuno potesse lucrare sul nostro dolore. Questa era una cosa che ce l'avevamo detta tante volte, però poi ci caschi, no? Perché quello non prende niente, quello ti può dare delle risposte, ma vai tranquilla che non vuole nulla. E in effetti ci siamo avvicinati e poi ai sensitivi, a delle persone che comunque ci avevano suggerito, magari i parenti, gli amici, insomma, a dei maghi, ai chiarodente. E noi eravamo anche, se non lo facevamo noi, erano loro che si avvicinavano a noi, quindi un po' c'era il freno che non volevamo, però c'era anche il desiderio di sapere, quindi abbiamo avuto dei contatti con una chiarodente che continuava a sostenere che Fabrizio non c'era più e che però lei ci avrebbe portato dove c'era il corpo di Fabrizio. E allora io è lì dove, continuavo a dire, e poi è venuto fuori la richiesta economica, il rimborso spese, che ha delle cifre veramente che per noi erano insostenibili. Eravamo nell'ordine dei 35.000 euro per le spese che avrebbe sostenuto con la sua squadra per andare a cercare Fabrizio. Poi ci siamo sottoposti al pendolino, che anche lì ci hanno indirizzati e abbiamo perso ore e giornate insieme a mio marito, e credo che ce lo ricorderemo per sempre, sui monti Sibillini alla ricerca di un posto, di un eremo dove comunque c'era Fabrizio. Li abbiamo fatti tutti, abbiamo attraversato posti veramente incredibili. Pensa che ci telefonava direttamente lui era in aereo che viaggiava e ci telefonava, ci indicava dove non era, e noi in quel momento lì eravamo molto vulnerabili, nel senso che tante volte la curiosità di trovare uno spiraglio per trovare tuo figlio, credevi anche a queste cose qua. Però sempre non ci siamo fatti mai toccare le nostre tasche. Questo siamo stati decisi. Noi ti ascoltiamo se hai dei suggerimenti, se poi mi trovi mio figlio, tutto quello che ci richiedi, anche di più. La squadra di ricerche in queste giornate di battuta trova diverse cose. Trova un giaciglio in una casa abbandonata in cui qualcuno aveva dormito, trova una felpa grigia quasi nuova, una maglietta nera tutta strappata, una madonnina, un paio di occhiali molto vecchi, una borraccia e un succo di frutta vecchio, ormai scaduto. Concentriamoci però sulla maglietta. Questa maglietta è una t-shirt nera molto sbiadita sulla quale si può intravedere una lettera, la lettera R, come se ci fosse stata una volta una stampa con una parola con la lettera R. Ebbene, considerate che Fabrizio, quando è scomparso, indossava una maglietta con su scritto Creative, quindi potrebbe essere la sua? Purtroppo però, dopo aver disposto delle analisi su questa t-shirt, non si riescono a trovare prove del fatto che sia proprio sua, e anzi addirittura emerge che la maglietta in realtà non avesse alcun tipo di scritta, quindi cambiano idea e non può essere la sua. Quindi alla fine anche questa battuta si conclude con nessun ritrovamento significativo. Ad un certo punto però, amici, succede qualcosa di davvero inquietante.
Siamo nel 2008, precisamente il 1° agosto, quando i Catalano ricevono una lettera sia in formato cartaceo sia via mail. Una lettera interamente scritta in francese e firmata da un certo Paul-Émile Charton. In questa lettera quest'uomo sostiene che Fabrizio, insieme ad altre persone scomparse, sarebbe finito vittima di un traffico di organi. Avete capito bene. Secondo lui ci sarebbe un'organizzazione dietro alcune sparizioni e Fabrizio sarebbe uno dei nomi coinvolti. Una rivelazione sconvolgente, spuntata dal nulla dopo anni di silenzio e che ovviamente getta la famiglia Catalano in un turbamento ancora più profondo. Le autorità predispongono quindi degli accertamenti, ma concludono che questo tizio che ha scritto la lettera altro non è che un soggetto patologico e delirante e quindi, insomma, non bisogna fare affidamento sulle sue parole. Passano ben 13 anni dalla scomparsa di Fabrizio, siamo nel novembre del 2018, quando una signora di nome Marina contatta la redazione di Chi l'ha visto perché ha una segnalazione da fare. Lei è convinta di aver visto Fabrizio a Narni, una comunità in provincia di Terni, in Umbria. 10 anni dalla scomparsa di Fabrizio Catalano, nel giorno del suo compleanno la famiglia torna ad essere ospitata dalla trasmissione di Rai 3, Chi l'ha visto, nel corso della quale si è parlato anche di una nuova testimonianza, una segnalazione di una donna di Narni che riaccende le speranze. Questa signora racconta che una sera si trovava nella sua auto quando ha visto un ragazzo giovane di circa 30 anni, vestito da frate, ma allo stesso tempo dall'aspetto molto trasandato, era sporco, come se vivesse per strada. La signora ha dato un passaggio a questo ragazzo e nel tragitto lei gli aveva fatto un po' delle domande. Lui però aveva risposto in modo molto vago, in modo evasivo. Ecco, la signora si era poi rivolta ai carabinieri perché appunto aveva avuto una sensazione strana. Aveva pensato che potesse trattarsi di qualcuno di scomparso, qualcuno magari confuso che aveva bisogno di aiuto e loro appunto le avevano consigliato di rivolgersi a Chi l'ha visto. E come vi dicevo, quando sul sito di Chi l'ha visto questa signora si è imbattuta nella foto di Fabrizio, con sicurezza ha pensato è lui. E nel frattempo appunto noi abbiamo sempre cercato di tenere viva l'attenzione, quindi raccontando di Fabrizio. Io scrivo insieme ad un'amica il primo libro, Cercando Fabrizio, storia di un'attesa senza resa, che viene pubblicato nel 2009 e che è un diario di emozioni, e diffondendo la storia e anche le sue poesie si aveva comunque anche più chiaro chi fosse Fabrizio. Ogni tanto da qualche parte arrivavano delle segnalazioni. Le segnalazioni, devo dire che per quanto riguarda le forze dell'ordine, nel 2010 intanto il fascicolo di Fabrizio viene archiviato, e per quanto riguarda le forze dell'ordine non sono così accoglienti e non sono così incoraggianti, anche perché le persone si sottopongono poi a 1000 richieste, indagini, perché poi fanno le indagini sulle persone che hanno fatto le segnalazioni, e quindi anche quello non incoraggia. Però nel 2018 riceviamo una segnalazione di una persona giovane, di una ragazza che dà il passaggio ad un fraticello, che questo frate compare più volte nella nostra attesa, in posti diversi, un frate che si chiama Fabrizio anche in Calabria, insomma ritorna di nuovo un fraticello con una grande somiglianza a Fabrizio, e che lei è convintissima, perché io gli segnalo, cioè quando mi telefono mi dice io ho fatto un po' di fatica, però poi guardando il sito ancora di più poteva essere Fabrizio, questo ragazzo così molto gentile nei modi, che io ho dato un passaggio a Narni, mi sembra. E lì diciamo che anche quei momenti lì li abbiamo vissuti praticamente con grande speranza. Un'altra volta anche proprio uno senza tetto, un ragazzo a Roma, anche quello ci ha fatto sobbalzare. Quando mi è arrivata la foto mi hanno descritto proprio, era anche il comandante era convinto che si trattasse di Fabrizio, invece
poi non era Fabrizio. Anche sull'episodio della segnalazione della signora Marina mi sono ritrovata a fare una riflessione. Per quanto poi sia stato effettivamente efficace consultare chi l'ha visto, se non altro per poter risalire ad un eventuale nome ed entrare in contatto con la famiglia di Fabrizio, io mi chiedo se sia la prassi che le forze dell'ordine non sappiano, o comunque al tempo, non lo so, se fosse la prassi che le forze dell'ordine non sapessero come intervenire in prima persona e consigliassero ai cittadini di rivolgersi ad un programma televisivo, cioè invece che prendere loro in mano la situazione e fare qualcosa loro, consultando i loro database. Ora, io non so effettivamente come sia andata la conversazione e soprattutto di quali mezzi disponessero le autorità, né quale fosse il protocollo in un caso del genere, ma so che al tempo di questa segnalazione sul sito del Ministero degli Interni erano presenti degli elenchi PDF di tutte le persone scomparse. Il problema, ci ha spiegato Caterina, è che si trattava di elenchi molto difficili da consultare, molto lunghi, con pochissime informazioni utili e senza la possibilità di filtrare la ricerca. Quindi, cioè, di mettere dei filtri tipo, non so, di filtrare per età, per zona, quindi c'era solo un elenco pieno di nomi e insomma era impossibile leggerli tutti. Ad oggi, facendo un giro sempre sul sito del Ministero, ho visto che c'è una funzione di ricerca un po' più dettagliata, quindi ecco, quello che mi auguro è che nel frattempo il protocollo si sia aggiornato e che vi siano altri strumenti per intervenire in situazioni di questo tipo, strumenti che dovrebbero in primis utilizzare le forze dell'ordine, non i programmi in TV. Nel 2019 poi c'è un altro avvenimento che è sempre un colpo al cuore per Caterina, perché vengono trovati dei resti umani e vengono trovati proprio nella zona del sentiero di San Francesco e Caterina e Ezio ovviamente si sottopongono spontaneamente al prelievo di campioni biologici per appunto procedere con una comparazione del DNA per capire se quei resti possano appartenere a Fabrizio. Si scoprirà però che quei resti sono di un altro ragazzo, quindi non sono di Fabrizio, sono di un ragazzo di nome Davide Barbieri, un 27enne scomparso nei boschi nel luglio del 2008 mentre era ospite di una comunità di recupero a Morrano di Orvieto, a Terni. E tra l'altro la madre di questo ragazzo, Laura, e Caterina sono diventate care amiche e insieme hanno organizzato tantissime iniziative di sensibilizzazione, si sono fatte forze a vicenda e Caterina, pensate, ha anche celebrato le nozze civili di Laura con il suo compagno. È stata una grande festa durante la quale le due hanno anche letto delle poesie proprio in ricordo dei loro due figli. Nel 2021 poi la famiglia di Fabrizio deve affrontare un'altra piccola sconfitta. I genitori devono iniziare il procedimento per dichiarare la morte presunta di Fabrizio. Questa è una cosa a cui secondo me nessuno pensa mai quando si parla di casi di scomparsa, soprattutto quando la persona è sparita da tantissimi anni, non si pensa che quel dolore così viscerale prima o poi si trasforma anche in un problema burocratico, perché finché una persona è considerata scomparsa e non deceduta, i familiari non possono fare nulla, non possono accedere a conti, proprietà, documenti, eredità, tutto resta sospeso, come se quella persona fosse ancora lì ma invisibile. E quindi oltre al dolore si aggiunge anche questa specie di paralisi legale che rende tutto ancora più difficile. La dichiarazione di morte presunta è un atto giuridico con cui un tribunale accerta che una persona scomparsa, deve essere scomparsa da almeno 10 anni e di cui non si hanno più notizie, può essere considerata legalmente morta pur in assenza del corpo. E questo, amici, è un procedimento lento,
drammatico, doloroso, oltre che molto molto costoso e totalmente a carico della famiglia, ma è un processo necessario per appunto evitare problemi burocratici, legali e anche fiscali. Pensate, Ezio e Caterina hanno ricevuto un provvedimento dall'Agenzia delle Entrate perché il reddito dichiarato il primo anno dopo la scomparsa di Fabrizio non era conforme a quello dell'anno prima, a quello di una famiglia con 2 figli e non uno, come se nessuno sapesse della scomparsa di Fabrizio e di conseguenza i genitori sono stati costretti anche a spiegare, a dettagliare e anche a dimostrare che appunto avevano un figlio scomparso, per questo il loro reddito era diverso dall'anno prima, avevano un figlio in meno. E solo nel novembre del 2022 arriverà la sentenza che metterà nero su bianco una realtà che però per la famiglia di Fabrizio è solamente una formalità, perché loro sono convinti che lui sia vivo, che sia da qualche parte, ma che stia bene e che sorrida con quel suo sorriso solare e pieno di gioia. Loro sono assolutamente convinti che lo riabbracceranno e infatti Caterina compila da anni anche una serie di diari. Lei documenta tutto quello che accade a lei, a parenti, ad amici, di anno in anno, così che Fabrizio, quando tornerà, li potrà leggere. E tra l'altro c'è una coincidenza, amici, che fa venire i brividi e lo so, questa storia è piena di dettagli e coincidenze molto forti. La sentenza della morte presunta di Fabrizio coincide con la nascita della prima nipotina, Ludovica, che è la figlia di Alessio, il fratello di Fabrizio. Ezio e Caterina infatti sono nonni di 2 splendidi bambini che si chiamano appunto Ludovica e Edoardo, che è nato poi nel 2024. E Alessio, che è il nostro secondogenito, che hanno 4 giorni e 4 anni di differenza, quindi c'era un rapporto bellissimo e questa promessa che gli aveva fatto anche io, quando torno ti porto un regalino, e Alessio lo aspettava, l'ho aspettato per tanto tempo questo regalo e adesso ci ha dato lui un dono che la vita veramente ci ha tolto Fabrizio e proprio quando abbiamo deciso di fare la sentenza della morte presunta, in quel periodo lì è nata la nostra prima nipotina, che è un dono anche un po' della pandemia. E lì abbiamo dovuto addirittura sospendere la pratica proprio perché è nata Ludovica e così c'è stata la dichiarazione di morte presunta o morte di carta, che anche questa è una violenza che non auguro a nessuno, perché andare in tribunale per dichiarare la morte di un figlio è una cosa terribile. Però l'abbiamo fatto perché l'amore, anche questa coincidenza, questa nascita per noi è un messaggio anche di Fabrizio. La vita continua, la vita ci ha tolto Fabrizio, ma ci ha dato veramente una forza che io non avrei mai immaginato di avere, non avrei mai immaginato di scrivere un libro, non avrei mai immaginato di portare avanti un premio letterario, di raccogliere abbracci da tanti studenti che mi dicono: anch'io mi chiamo Fabrizio, la posso abbracciare. Mio marito ogni volta che mi accompagna, lui è qui silenzioso, però è la mia ombra, è la persona che in questi anni ha fatto un po', come dicono, come ha detto qualcuno, il San Giuseppe della situazione. Lui ha portato avanti l'attività, ha portato avanti la famiglia. Noi abbiamo fatto un trasloco perché era già in programma. Fabrizio si era progettato la sua camera in sonora per non disturbarci quando suonava, e invece poi questo sogno si è spezzato. Ci sono ancora i suoi scatoloni ancora nastrati con lo scotch, che non ho avuto il coraggio di aprire, e sto aspettando di essere pronta. Non so se sarò mai pronta, però sono pronta ad abbracciarlo e ad accoglierlo.
Ma tutti ancora aspettano Fabrizio, non solo la sua famiglia, ma anche tutti gli amici e le persone che lo conoscono. E quest'anno, il 21 luglio 2025, all'anniversario dei 20 anni dalla scomparsa di Fabrizio, ad Assisi, Ezio e Caterina hanno organizzato una commemorazione alla quale, come vi dicevo, parte del nostro team ha partecipato. Hanno appeso le nuove locandine per la ricerca nella piazza del comune insieme al sindaco, che al tempo tra l'altro era proprio uno dei poliziotti che si è occupato della ricerca, e anche in tutti i luoghi che hanno segnato questa vicenda, come il punto di ritrovamento della sacca di Fabrizio, lungo appunto il sentiero francescano. Insieme poi abbiamo ripercorso quel sentiero e quei viottoli guidati anche da un'amica dei Catalano, Giuliana, che i due hanno conosciuto online e che si è sempre resa disponibile negli anni per supportarli grazie proprio alla sua conoscenza di quel territorio. E come potrete notare, sulla locandina c'è la foto del giovane Fabrizio, del Fabrizio dell'epoca. Un po' perché Ezio e Caterina vogliono ricordarlo così, non vogliono pensarlo invecchiato, un po' perché non sono ancora riusciti a far realizzare un ritratto attendibile che possa appunto mostrare il suo volto attuale o come potrebbe essere ad oggi. Caterina comunque nel tempo ha scritto 2 libri sulla vicenda. Il primo si intitola Cercando Fabrizio, storia di un'attesa senza resa, e del secondo vi parlerò tra poco. Poi nel 2014 Caterina e Ezio hanno anche creato un'associazione, l'associazione Cercando Fabrizio puntini, e come spiega Caterina stessa, quei puntini hanno un significato ben preciso. E allora tutte queste segnalazioni, tutto questo affetto anche che ci è arrivato dalle persone, aveva bisogno di essere raccontato, aveva bisogno, anche tutti questi errori che abbiamo noi subito dovevano essere messi a disposizione degli altri. Quindi nasce l'associazione Cercando Fabrizio, che quei puntini stanno per tutti gli altri Fabrizi che hanno perso la strada di casa. Noi facciamo incontri con le scuole, nasce il secondo libro e promuovo un premio letterario, Caro Fabrizio ti racconto, giunto alla 10ª edizione, per mettere a disposizione questo strumento anche ai giovani, perché è importante raccontarsi, perché devono capire che dietro a quella telefonata di un secondo, dietro a quel messaggino c'è una mamma e c'è una persona cara che aspetta quel messaggino. Quindi anche questo, no? Vuole essere comunque un messaggio di quanto è importante l'amore e di quanto è importante comunicarlo. L'associazione ha quindi lo scopo di continuare a diffondere questa storia e a dar voce a tutti gli altri familiari che sono coinvolti in drammi simili. Sono infatti moltissime in Italia le famiglie coinvolte in drammi di questo tipo e che sono completamente abbandonate a loro stesse. Troppo spesso sono ignorate dallo Stato, anzi a volte persino ostacolate nella ricerca dei loro cari. Per farvi capire, esiste per esempio una legge sulla privacy che permette alle associazioni come la Caritas di non verificare l'identità delle persone che assiste e anche di non comunicarla ai parenti. Caterina organizza poi attività nelle scuole per sensibilizzare i giovani, come per esempio il progetto Storia di un'attesa senza resa, e dal 2015 promuove un premio letterario che si chiama Caro Fabrizio ti racconto, che è giunto ora alla 10ª edizione. Nel dicembre 2019 poi Caterina pubblica, come vi anticipavo prima, il suo secondo libro, che si chiama Il falco e l'altalena, la storia di una madre per un figlio scomparso. Un libro che Caterina vuole finire di scrivere insieme a Fabrizio. Ezio e Caterina continuano ancora oggi a lottare nonostante risentano anche fisicamente di tutto il dolore accumulato nel corso del tempo. Ezio combatte da anni con la maculopatia e retinopatia diabetica e teme per la sua vista, che peggiora sempre di più. La sua più grande paura infatti è quella di non poter più vedere Fabrizio, mentre invece il cuore di Caterina, come ci ha detto lei stessa, lei l'ha messa in questi termini,
le ha chiesto una pausa e infatti lo scorso anno si è sottoposta ad un'angioplastica coronarica. Ma nonostante questi problemi di salute hanno ancora tanta energia e tanto amore da dare e il loro viaggio continua per Fabrizio e per tutti quelli che come lui hanno perso la strada. Lo scorso anno hanno anche partecipato alla prima conferenza internazionale delle persone scomparse a Siviglia, dove hanno potuto condividere molte storie di dolore ma anche di speranza. Io alle famiglie che vivono come noi nell'attesa, in questa terra di nessuno, dove praticamente siamo un po' abbandonati a noi stessi e dove ogni passo è un ostacolo da superare. Ogni giorno è una domanda che rimane senza risposta, di non scoraggiarsi, di continuare e di continuare a chiedere, di non aspettarsi, io dico sempre ai ragazzi, di non aspettarsi che l'altro faccia il primo passo. Quando abbiamo bisogno, a volte bisogna urlare, bisogna chiedere. Non avrei mai pensato di andare anche con violenza a volte a bussare alle porte, a chiedere al magistrato l'apertura del fascicolo, a fare verbali e a incoraggiare le persone. Noi viviamo appunto bracolando nel buio e nessuno ci sa dare risposte, ma solo domande. Non bisogna scoraggiarsi, bisogna continuare a sperare e intanto bisogna raccontare, perché le storie vanno raccontate, io lo dico sempre, solo raccontando le storie possiamo arrivare ad una svolta, ad una verità, ma se noi ci tratteniamo, quindi io in qualche modo sono il fuoco, sono la voce, mio marito è a fianco a me, con i suoi silenzi a volte esprime molto di più di me, e mio figlio è il nostro faro. Noi questo grande dolore ci ha uniti, purtroppo a volte non succede così, ma il dolore è difficile da sopportare, bisogna sempre trovare colpevoli. Nella vita non c'è sempre un colpevole e quindi bisogna veramente andare avanti. Io spero che la nostra esperienza aiuti e dia la forza ad altre persone ad andare avanti e a non scoraggiarsi di fronte a qualunque ostacolo. Lo dico agli altri, ma contemporaneamente lo dico anche a me. E poi l'amore bisogna esprimerlo e non avere il timore di manifestarlo. Io dico sempre, ditelo che ti voglio bene, è sempre bello sentirselo dire. Io spero di tramandare questo anche ai miei nipoti, e i miei nipotini, la più grande adesso ha 4 anni e ci chiede fortemente che vuole sentire quando torna Fabrizio, quando torna zio Fabrizio, e io cerco di immaginare anche quanto sarebbe felice, perché Fabrizio adorava i bambini. E lei dice: ma lo posso prendere questo strumento? Ma zio Fabrizio vuole? Sì, vuole. Io vorrei, se Fabrizio, è difficile rivolgersi a Fabrizio, perché Fabrizio non credo che possa negarmi il fatto di saperlo che stia bene. Io l'ho sognato tante volte, lui mi dice: mamma, sono tornata per te, per dirti che sto bene. E allora io voglio sentirmelo dire dalla sua voce, e chiedo a tutti, se qualcuno ha incrociato Fabrizio anche in questi anni, o ha semplicemente pensato di averlo intravisto, di non esitare. So che sono passati tanti anni, ma io spero davvero che questo video venga visto da più persone possibile, e quindi anche io oggi voglio fare un appello. Se qualcuno sa qualcosa, se ha anche un frammento di informazione su Fabrizio, magari una cosa vecchia che all'epoca sembrava insignificante o che non avete mai avuto il coraggio di dire, sappiate che non è mai troppo tardi, perché
Come Caterina ha ripetuto tante volte, sapere è meglio che non sapere. Quindi io vi chiedo di parlare, di contattare la famiglia o le autorità se avete anche solo un dubbio, perché una parola può davvero fare la differenza. E voglio concludere questo episodio con una delle tante poesie scritte da Fabrizio, che forse più di ogni altra riesce a farci sentire e a farci capire quanto cuore, quanta vita ci fosse in lui. La poesia si chiama Piccoli valori. La vita ti scappa via, rincorrerla in ogni dove, in ogni se, in ogni ma. La radice di un vivere che trovi nell'ascolto, nel silenzio, nel chiudere gli occhi. Immagina e ama. Voglio ringraziare ancora una volta con tutto il cuore Caterina ed Ezio Catalano per aver partecipato a questo episodio, per averci dato fiducia e per essere le persone straordinarie che sono. Spero davvero che prima o poi possano ricevere le risposte che cercano da anni e spero che almeno un po' questo video vi abbia fatto conoscere Fabrizio, perché finché se ne parla lui resta vivo. Queste, amici, sono tutte le informazioni che avevo sul caso di oggi. Non dimenticate di lasciare un commento, ma sempre tenendo a mente il fatto che la famiglia e gli amici di Fabrizio potrebbero leggerlo, quindi vi chiedo in questo video particolarmente di essere gentili con me, ma soprattutto con gli altri e con le persone coinvolte in questa storia. Detto questo, io vi ringrazio come sempre per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!